Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, o per i più esperti anche Luna e Venere in cancro solo per le questioni riguardanti la parte emotiva e dei sentimenti. Andiamo a vedere oggi come sarà per te il mese di ottobre 2025. Lo facciamo iniziando con una bellissima croce celtica dove vedremo il quadro, il terreno di gioco di tutto quello che accadrà per te, considerando i transiti principali di questo mese che me li sono scritti qui, dove abbiamo Marte in Scorpione, Mercurio in Scorpione, Luna piena in Ariete, Venere in Bilancia, Plutone in Acquario che torna diretto, la Luna nuova in Bilancia, Nettuno retrogrado torna in Pesci, e quindi abbiamo un bellissimo scenario planetario che ci predispone la strada per radicalizzare il cambiamento all'interno della realtà, soprattutto con il 14 che Plutone torna diretto in Acquario. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, tenendo conto dei transiti principali, andiamo a fare la nostra lettura. Alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò anche il rituale della buona riuscita per te in questo mese, da introdurre nei 21 giorni che state già facendo. La pratica dei 21 giorni per realizzare i vostri obiettivi ed espandere il livello di coscienza la trovate qui sotto all'info box, dove c'è scritto approccio formativo 21 giorni, e vi reindirizza al post. È un post dove c'è la pratica, non è un video, è un post, ok? Allora, partiamo. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Cancro, ottobre 2025. Allora, prima carta, come entriamo nel mese di ottobre? Ostacolo o sfida principale? Le radici della situazione? Cosa è successo nel mese precedente o le settimane precedenti? Cosa accade i primi 15 giorni di ottobre? Cosa accade dal 15 ottobre in poi? Il tuo approccio? Come ti poni? Le influenze esterne? Le tue speranze e le tue paure? E il risultato finale, il potenziale risultato finale. Allora, facciamo un bel respiro. Ottobre 2025, vediamo un po' come entriamo nell'energia di ottobre. Allora, qua abbiamo il paggio di coppe, vedo messaggi, comunicazioni tenere. Anche tu entri nel mese con una certa curiosità emotiva. Vedo anche degli inviti a esplorare il cuore, cioè il paggio di coppe qua porta degli incontri per te all'inizio del mese, leggeri però significativi. Qua posso vedere una proposta, una dichiarazione timida, una possibilità affettiva che bussa come una piccola fioritura. Cioè, aspettati dei segnali delicati, cioè messaggi, offerte creative, piccoli gesti affettivi. Ti vedo connessa con le tue emozioni, quindi vulnerabile e aperta o aperto, cioè vedo che vuoi ricevere, sei in ascolto, e questo si collega con i transiti, soprattutto con Mercurio e Scorpione dal 7 ottobre, in cui i messaggi possono diventare più intensi. Cioè avrai e farai delle comunicazioni affettive molto più profonde del normale. Mm? Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale per te in questo mese. Ah, il 5 di denari. Questo è un nodo, è il nodo di questo mese, il senso di mancanza, il senso di esclusione oppure di insicurezza o materiale o emotiva. Il 5 di denari mi può parlare di difficoltà economiche, di isolamento oppure della paura di essere abbandonati senza sostegno. Questo è ciò che andrai come sfida karmica in questo mese. Cioè per te questa cosa indica che un timore concreto, che può essere di natura di soldi o di stabilità o un sentirsi messi da parte, vada a limitare la tua serenità. Cioè ti dico, potresti vivere un po' di tensione sul fronte economico,
sentirti meno supportata o supportato del solito, oppure rischiare di rifiutare delle opportunità per paura di perdere la sicurezza. Qua può influenzare Plutone che torna diretto il 14 ottobre, perché Plutone che torna diretto può rimuovere delle strutture di sicurezza, mi spiego? E Nettuno retrogrado in pesci rende necessario distinguere qual è la verità dalle ansie invece che non esistono. Vediamo qual è la radice della situazione, vediamo. Vabbè, ma le radici sono in equilibrio, eh. Qua le radici sono in equilibrio, da parte tua nel profondo c'è guarigione, c'è volontà di integrazione. La temperanza come base ci dice che tu hai lavorato o hai bisogno di lavorare sulla pazienza, sai, sul mescolare gli opposti, sul trovare mediazioni. Questo è un ottimo fondamento per te, cioè la tua natura sa armonizzare, va bene? Cioè a livello pratico, quando arriva la crisi del 5 di denari, quando ti sentirai un po' così, la temperanza è la risorsa che ti ricorda di non buttarti né nel panico né nell'eccesso, va bene? E assolutamente sia Venere in bilancia dal 14 che la luna nuova in bilancia ti aiuteranno a ricostruire anche l'equilibrio relazionale, anche con la parte emotiva tua e degli altri, ok? O con gli altri, sì. Vediamo che è successo a settembre nelle settimane passate. Settembre ti ha dato forza, incoraggiamento, qua vedo. A settembre qua io ti vedo o hai conseguito una vittoria o hai conseguito un riconoscimento pubblico, un apprezzamento pubblico. È come se avessi assaggiato il successo, l'approvazione, questo ti ha dato speranza, fede, no? Tuttavia, quel successo può aver creato delle aspettative o anche l'illusione che tutto fosse già risolto. Questo ti voglio dire, ecco perché 5 denari. A livello pratico è come se l'energia della vittoria è ancora con te, dentro di te, di settembre. Questa energia di vittoria dentro di te è utile per ricordarti che tu sai emergere, ma non ti garantisce l'immunità alle difficoltà di ottobre. No? Cioè ci danno gli strumenti, i riconoscimenti sono quegli strumenti che ci rendono capaci di affrontare qualsiasi cosa, però poi dobbiamo affrontare delle sfide che ci danno maggiore potere. Ok. Vediamo, scusami, vediamo i primi 15 giorni del mese cosa accade, dall'1 al 15. 4 di denari, infatti. Ti vedo un po' trattenuta o un po' trattenuto, infatti abbiamo il 5 denari, questa paura qui, no? È una chiusura prudente da parte tua. Trattieni un po' le risorse, proteggi il tuo spazio, non ti apri completamente. Ecco, il 4 denari mi dice che i primi 15 giorni tu terrai saldo ciò che hai. È un atteggiamento conservatore il tuo, però che può essere utile per preservare la sicurezza, ma a volte rischia di irrigidire le relazioni e le opportunità, cioè a livello pratico non essere troppo fermo o fermo sui vecchi modi di fare. Cioè verifica se la tua prudenza è reale necessità oppure paura. Trasversalmente, infatti, credo che la luna piena in Ariete del 7 potrebbe agitare questo tuo atteggiamento e chiederti di scegliere, cioè la mia prudenza è reale necessità oppure paura, ok? Vediamo nella seconda parte del mese cosa accade dal 15 in poi. Qua abbiamo il paggio di bastoni, vedo che ti apri. Vedo che ti apri, arrivano comunicazioni che ti entusiasmano, può essere un nuovo progetto, possono essere delle nuove risorse interiori che ti portano ad essere entusiasta, ti apri di più nella seconda parte del mese, vedo, riequilibri le energie e questo favorisce incontri, favorisce delle comunicazioni, delle nuove iniziative che germogliano, che accendono la tua voglia di fare, la tua passione. E questo si collega anche con Marte in Scorpione, cioè c'è la voglia di, e questo è fuoco, no? C'è la voglia di iniziare, la voglia di
di rispondere a delle comunicazioni che arrivano in modo entusiasta, ok? Sì. Stavo vedendo però, sì, vediamo qual è il tuo atteggiamento personale. Bellissimo, qua abbiamo il carro. Guarda, il tuo approccio è combattivo e deciso, tu vuoi avanzare, vuoi affermare la volontà e raggiungere gli obiettivi. Il carro indica determinazione e controllo della rotta, quindi per te è una carta stupenda, cioè combina l'emotività con la forza di volontà. Io ti dico che in questo mese tu agirai con volontà chiara, cioè se decidi muovi le montagne, questo succede. L'unica avvertenza che ti do è non correre senza guardare poi ciò che potrebbe accadere, specialmente quando il 4 di denari ti invita a fermarti. Questo è il collegamento con Marte e Scorpione, cioè c'è la forza d'azione intensa, ma da incanalare con strategia, deve essere strategico, ok? Vediamo quali sono le influenze esterne. Qua abbiamo il 7 di coppe. Esternamente ti vedo circondato o circondato da opzioni, da fantasie, anche un po' di confusione. Magari puoi avere delle offerte, ci possono essere delle possibilità che ti vengono messe dall'esterno, però anche illusioni. Cioè il 7 di coppe qua mette sul tavolo molte scelte che possono distrarti o illuderti. Quindi a livello pratico cosa ti dico? Valuta con lucidità, perché non tutte le proposte sono reali. Mercurio e Scorpione ti è d'aiuto in questo caso perché ti aiuta a scavare sotto la superficie, cioè chiedi prove, chiedi fatti all'esterno di queste opzioni, chiedi coerenza, no? Questa carta può anche indicare per alcuni di voi delle persone che promettono molto ma mantengono poco. Vediamo quali sono le tue speranze e le tue paure. E qua abbiamo la Regina di Spade. Dentro di te c'è il desiderio di chiarezza, dentro di te c'è il desiderio di verità, di autonomia mentale, però temi al tempo stesso la freddezza, il taglio e il giudizio. Cioè la Regina di Spade qua come speranza significa voler ottenere una posizione mentale lucida, come paura significa il timore che la chiarezza porti a ferire, magari dicendo delle parole taglienti o provvedendo ad avere un distacco. Cioè a livello pratico cerchi onestà e al tempo stesso temi che l'onestà ti costi degli affetti. Cioè è necessario un bilanciamento sottile. Mercurio e Scorpione accentua la necessità di verità nette. Cioè paura che se dici la verità ti costa alcune persone, ok? E Mercurio e Scorpione accentua questa necessità di verità nette, sì. Vediamo il risultato finale. E qua abbiamo il 2 di denari. Si chiude il mese di ottobre con un certo bilanciamento e adattamento, no? Con un certo equilibrio il 2 di denari. Ti vedo molto indaffarato o indaffarato sul piano pratico lavorativo, però che cerchi di bilanciare tutto, cioè ti vedo gestire più impegni. Questa non è ancora una stabilità piena, però è la capacità di stare in equilibrio, di adattarsi, di trovare ritmo, no? È la danza della vita il 2 di denari. Cioè io vedo che a livello pratico avrai lavoro da fare qua per mantenere l'equilibrio personale e pratico, ti vedo impegnato e impegnato. La soluzione di ottobre passa per abilità di adattamento, non per miracoli. Cioè avrai abilità di adattarti a tutto quello che avrai da fare. Con Plutone diretto, più Venere in bilancia, la trasformazione in atto richiede molta flessibilità e tu ci sei proprio dentro, va bene? Sì. Allora, vediamo per quanto riguarda tutti gli ambiti, no? Allora, per quanto riguarda per esempio il lavoro e la professione, cosa accade? Io vedo che hai un'apertura emotiva a nuove proposte, paggio di coppe, anche delle offerte creative, anche degli inviti a collaborare con qualcuno. Il problema principale è il 5 di denari, cioè che segnala delle difficoltà finanziarie, oppure una sensazione di non essere riconosciuto.
Potrebbe trattarsi di un contratto saltato oppure di un pagamento rimandato o una riduzione delle risorse. Però qual è la dinamica qua? La radice di temperanza indica che in passato hai già cercato equilibrio nelle richieste, cioè è già successa questa cosa che accade, però su un livello diverso. Il 6 di bastone qua, bastoni, ti ricorda che hai avuto dei successi recenti e quindi non sei senza... ehm, hai gli strumenti per affrontare le nuove proposte, no? E quello che accade. Tuttavia, nei primi 15 giorni di ottobre potresti scegliere la prudenza, trattenere delle risorse oppure rifiutare delle proposte ritenute un po' rischiose. Però dal tuo lato il carro ti spinge ad agire, quindi avrai questa tensione tra il correre e il tenere. E le influenze planetarie come Plutone diretto il 14 potrà ristrutturare dei ruoli o farti avere potere nel lavoro. Invece Mercurio Scorpione ti spinge a negoziare, ad approfondire le clausole contrattuali e la luna nuova in bilancio il 21 è favorevole per iniziare delle partnership equilibrate. Qual è l'esito? Il 2 denari, cioè sarai chiamata o chiamato a equilibrare entrate e uscite, a fare manutenzione della stabilità piuttosto che grandi imprese, mi spiego? Quindi ti do un breve suggerimento operativo, cioè verifica i contratti prima di firmare. Non buttarti a testa bassa se la proposta richiede troppi sacrifici, va bene? Equilibrata. Sì, a livello di economia e di finanza personale, quest'ombra di 5 denari indica un possibile tensione finanziaria, o delle spese inattese o dei ritardi di pagamento o la necessità di gestione scrupolosa delle risorse. Ti vedo molto cauta nei primi 15 giorni, potresti infatti decidere di bloccare alcune spese che devi fare, risparmiare più che altro, cioè proteggere il capitale. Il 2 denari qua finale mi segna che imparerai a gestire il flusso bilanciando entrate e uscite con molta abilità. Ripeto, i transiti come Plutone diretto suggerisce dei ripensamenti strategici a lungo termine e Nettuno raccomanda scansione di offerte troppo belle per essere vere, ok? Abbiamo anche il 7 di coppe qua. Cioè, ti do un suggerimento anche con questo: stila un bilancio chiaro all'inizio del mese e prepara un piano di emergenza per qualsiasi cosa. Va bene? Ora, famiglia e casa. Cosa accade? Vedo che cercherai equilibrio, mediazione e cura nella famiglia. Il paggio di bastoni nella seconda parte del mese ti porterà delle novità in casa. Può essere o un trasloco da programmare o un progetto familiare nuovo oppure delle notizie importanti da un parente più giovane, anche da un figlio. Vedo che c'è più movimento e meno staticità rispetto all'inizio del mese. E con la luna nuova in bilancio il 21 ottobre ti aiuterà a riportare armonia se ci sono stati dei conflitti domestici, va bene? Sì. Per quanto riguarda le amicizie e la socialità, è forte il 7 di coppe qua. Dicono che non mancheranno qua delle proposte, degli inviti, delle occasioni di socialità, però non tutte saranno stabili o sincere. Il paggio di bastoni qua mostra che alcune di queste proposte, di queste amicizie, di queste, sì, si riveleranno molto stimolanti e autentiche, soprattutto verso fine mese. Vedo che ci sono nuove conoscenze qua, anche online, oppure in contesti legati alla creatività. Per quanto riguarda la salute e la psiche, il 5 denari qua indicativo aveva mostrato un inizio del mese con cali di energia o sensazioni di mancanza, però il carro, il tuo atteggiamento, il paggio di bastoni mi dice che c'è una vera risalita. La volontà di reagire, di rimettere il corpo in movimento, di cercare stimoli che nutrono la vitalità. A livello psichico il paggio qua ti riaccende entusiasmo, curiosità e spirito avventuriero, che sono l'unica medicina che può esistere. E nel mese per te questo entusiasmo, curiosità e spirito avventuriero sono la tua medicina. Sì.
Per quanto riguarda le relazioni, l'amore lo vediamo dopo, ma a livello proprio relazionale già qua si evince molto. Cioè nella prima parte del mese ti vedo più chiusa, o più chiuso, un po' più sulla difensiva. Nonostante puoi ricevere dei messaggi, però ti vedo un po' così. Tendi più a trattenere che a voler, no? Voler tenere sotto controllo, però seconda parte del mese il paggio di bastoni spalanca le porte. Vedo che arrivano messaggi, incontri nuovi, piccole avventure anche sentimentali o flirt che scaldano il cuore. È un'energia bellissima di freschezza, anche se non è ancora stabilità, però va accolta, va bene? Da collegare con Venere appunto in bilancia che entra il 14 ottobre, che ti ha a favore, che favorisce i contatti, la seduzione, le connessioni sociali, che aprono nuove possibilità, va bene? Sì. Allora, guarda, quello che vedo riassumendo tutto in questo mese, prima di passare all'amore, vedo che qua ottobre parte con te che sei molto delicata o delicato, protettivo, che difendi ciò che hai e che percepisci un po' di mancanza, no? La dolce tristezza, la dolce malinconia è fondamentale allearsi a queste emozioni, ma la radice della temperanza mi dice che porterai guarigione alleandoti a queste emozioni ctonie sotterranee, perché il tuo vero obiettivo ce l'hai nelle radici, e qual è? Guarigione interiore e equilibrio. Allora il mese procede con cautela nella prima metà, ma dalla seconda metà con il paggio di bastoni c'è una svolta, movimento, nuovi contatti, opportunità di crescita professionale, personale e anche messaggi inattesi che aprono degli scenari di entusiasmo. I transiti principali rinforzano questo quadro qui. Abbiamo Marte, Mercurio e Scorpione che danno grinta visione strategica. Venere in bilancia apre i rapporti sociali e affettivi e Plutone diretto in Acquario dal 14 ti spinge a uscire da vecchi schemi. La luna nuova in bilancia poi segna un seme di nuova armonia nelle relazioni, mentre poi abbiamo la luna piena in Ariete il 7 ottobre che può portare una certa tensione iniziale da superare, no? In sintesi, in ottobre vivrai un passaggio dal difendere e trattenere al accendere e sperimentare. Il paggio di bastoni qua è il vento fresco che porta entusiasmo e nuove opportunità in ogni ambito. Va bene? Mettiamo un oracolo, cosa ci dice l'oracolo? Poi passiamo all'amore. Ragazze, la migliore carta del mazzo è uscita. Siamo tutti polvere di stelle, universo. Siamo tutti fatti con la stessa sostanza dei sogni, siamo polvere di stelle. Tu sei una stella, puoi realizzare qualunque cosa. Non c'era carta migliore in chiusura e adesso passo all'amore, passo all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a ottobre 2025. Vediamo un po', metteremo inizialmente 5 carte. Prima carta, cosa desidera veramente il tuo cuore in questo mese? Qual è il tuo bisogno profondo veramente, che tu magari nemmeno sai ancora? Vediamo. Seconda carta, cos'è che blocca in amore in questo mese? La sfida, l'ostacolo amoroso che incontrerai. Qual è l'alleato invisibile, cioè la risorsa interiore, il dono nascosto in amore per te? Poi, cosa succede in ottobre con l'altra persona o chiunque l'altro sia, a livello di incontri, no? Cosa nasce in ottobre? Qual è la qualità degli incontri? Che tipo di persone o energie arrivano? Quinta carta, l'esito, la direzione affettiva del mese. Dove porta la danza dell'amore? Allora, voi si vede ragazzi? Ok, facciamo un bel respiro. Cosa succede in amore? Allora, prima di tutto andiamo a vedere cosa vuole veramente il tuo cuore, cosa vorrà il tuo cuore a ottobre. Amore, asso di coppe.
Il tuo cuore vuole apertura emotiva pura. Cioè, qua vuole un contatto che rigenera, vuole dolcezza, disponibilità a ricevere amore nuovo, incontro che nutra l'anima. Cioè, hai voglia di vulnerabilità dopo la chiusura. Il cancro poi è proprio un segno sensibilissimo, no? Mia madre è cancro, ha voglia di vulnerabilità, di emotivo, una storia che rigenera, dove può manifestare la sua vera autenticità. Questo è il collegamento con la croce celtica, l'entrata nel mese col paggio di coppe, no? Sei già in ascolto di segnali teneri. L'asso qua conferma che ciò che desideri è reale ed è in linea con le energie di ottobre. Quando avremo i transiti di Venere in bilancio dal 14 alla luna nuova il 21, saranno finestre ottime per te per seminare questo tipo di emotività, di affetto. E Mercurio in Scorpione ti aiuterà ad esprimere questa tua profondità. Sarai sostenuta o sostenuto dal cielo. Ok? Andiamo a vedere adesso cosa può bloccare in amore. Cosa può bloccare in amore? Vediamo. Il mago. Guarda, il mago in posizione di ostacolo parla di volontà che tenta di forzare, di volontà che cerca di creare l'amore a comando. Potrebbe trattarsi del fatto di sforzarsi di manifestare qualcosa che non è ancora maturo da parte tua. Un po' giochi di abilità, di inganno, oppure l'essere troppo manipolativi, anche inconsapevolmente. Spesso sono inconsapevoli queste dinamiche, ma mi spiego, soprattutto la voglia di manifestare la cosa e non lasciar scorrere all'universo per far fiorire le cose. Guarda, come si traduce quindi nella realtà? Ci può essere da parte tua troppa strategia o un certo tuo charme usato come maschera, o potresti fare delle promesse per ottenere qualcosa, oppure può anche indicare una persona esterna che usa fascino e abilità comunicative con te per attirare, però senza cuore vero sotto, va bene? Il collegamento con la stesa celtica, con il carro qua per te, è proprio il tuo approccio, cioè c'è molta volontà e molta spinta. Il rischio è quello di confondere la volontà con l'amore autentico, no? E con i transiti di Marte, Mercurio e Scorpione accentuano il potere della parola e dell'azione, però che è utile se usato onestamente. È pericoloso se diventa manipolazione. Quindi cosa fare a livello pratico? Osserva le intenzioni reali, non solo le abilità retoriche, no? Una persona brava a parlare, ma la realtà. Chiedi coerenza, va bene? Vediamo qual è il tuo alleato, la tua risorsa invisibile. Ah, l'otto di spade. L'otto di spade appare come alleato qua, interessantissimo. È potente e un po' paradossale, eh? L'otto di spade come risorsa tua interiore significa che la consapevolezza dei tuoi limiti e delle tue gabbie diventa la forza. Cioè tu saprai esattamente dove sei bloccata e questo ti dà la mappa per uscire. Ok? Come usare questo potere? La presa di coscienza, cioè vedo i miei pensieri che limitano, vedo i limiti esterni. Questa cosa ti rende, cioè, vedendo i tuoi pensieri che limitano, vedi anche i limiti esterni, è uno specchio. Questo ti rende capace di sciogliere i nodi, di mettere dei confini, di chiedere ciò che ti serve veramente. Cioè, in pratica questo è il tuo radar. Cioè, il tuo radar è l'otto di spade, cioè riconoscerai la trappola emotiva e sceglierai con più libertà, perché se la riconosci sai la mappa e ne puoi uscire. Questo è il collegamento con la temperanza, che è col 4 di denari, no? Nei primi 15 giorni richiedono equilibrio. L'otto di spade qua ti aiuta a discernere, ossia a fare la differenza se trattenere è protezione o trattenere è prigione. Cioè saprai capire che se stai trattenendo se è protezione per te oppure è una prigione mentale, lo sai riconoscere. Nettuno retrogrado ti può confondere, però l'otto di spade ti aiuta a non farti ingannare dall'illusione, ok?
Ok, cosa nasce in ottobre? Vediamo la qualità degli incontri e poi andiamo a specificarlo. Boh, il Papa, qua ci sono persone di un certo spessore, incontri di un certo spessore, anche morale, cioè entrano persone tradizionali per alcuni di voi, persone molto serie, persone orientate a impegno e struttura. Cioè, entrano persone che cercano anche una certa formalità, anche dei rituali, dei cammini condivisi, sia spirituali o istituzionali. Non sono incontri folletti questi, sono incontri che parlano di regole, di valori comuni, magari di passi ufficiali, delle conferme, delle proposte di unione, di guida. Cioè, cosa aspettarsi? Entra qualcuno più solido, forse più grande d'età oppure con dei ruoli istituzionali, oppure un rapporto che tende alla stabilità e al prendersi cura tramite i rituali, rituali di cura, no? Collegamento con la croce celtica, qua il 7 di coppe, opzioni illusioni, il Papa arriva a mettere ordine tra le possibilità qui, cioè seleziona ciò che è reale da ciò che chiede impegno invece. I transiti Venere in bilancia, per esempio, supporta i legami equilibrati e la luna nuova del 21 è ottima per iniziare una relazione basata su valori condivisi. Qui c'è la possibilità di un grande amore. Te lo dico così. Non manipolare, non accelerare, guarda i tuoi limiti, qua le persone ne vale la pena. Vediamo un po' dove porta la danza dell'amore, l'esito. Ah, di nuovo il 7 di coppe abbiamo qua. Per alcuni di voi sono le promesse che grazie a che questa persona o queste unioni ti faranno, delle promesse che hanno grosso potenziale di essere mantenute perché abbiamo il Papa come energia dell'altra persona, chiunque l'altro sia. Sì, cioè vedo che apri il cuore a mille possibilità. Potresti essere un po' confusa, un po' confuso, però con questa struttura del Papa il 7 di coppe mi radica nelle promesse, nelle immagini, nei sogni che si fanno quando si sta bene in relazione, no? Però il mago qua potrebbe portarti alla mente un po' indurti in confusione perché vuole accelerare degli eventi magari. Allora, facciamo per tutti, poi ti dico in base alle vostre situazioni specifiche. L'interpretazione è questa: potresti ricevere delle proposte anche diverse, cioè potresti avere delle opzioni. Qualcuno un po' più, qualcuno stabile e qualcun altro più avventuroso. Alcuni messaggi teneri e altre offerte concrete. Sentirti un po' indecisa o indeciso. Oppure l'incontro con il Papa, come dicevo, ti dicevo prima, attiva in te dei desideri antichi che volevi realizzare con una persona di questo spessore qua. Dipende da chi incontri, anche se qua l'energia degli incontri è molto forte. Ti troverai a scegliere qua. I transiti di Mercurio e Scorpione è utile che entra dal 7 se non sbaglio, fammi controllare. Sì, sì. Con Mercurio e Scorpione dal 7 in poi riuscirai a sondare le verità sotto le opzioni. Riuscirai a distinguere la verità tra una persona, un'altra, oppure la verità di una stessa persona. Plutone diretto richiede profondità e Venere e la Luna nuova aiutano a seminare in una nuova relazione o nelle relazioni, ma non a scegliere subito. Seminiamo, va bene? Come sintesi integrata con la croce celtica, io vedo qua che tu, cioè il desiderio è perfettamente coerente con il paggio di coppe. Cioè c'è la tua disponibilità emotiva iniziale, vuoi ricevere amore vero, amore sentito. Il blocco è il mago che richiama l'attenzione del carro, cioè la tua volontà è forte, ma attenzione a non trasformare la volontà in volontà di far succedere tutto a tutti i costi, ok? L'otto di spade come alleato dialoga proprio con la temperanza qua, cioè con la necessità di capire se la prudenza è protezione o prigione.
E il Papa che arriva come persona energia corrisponde alla chiamata a scegliere qualcosa di stabile in mezzo alle molte opzioni. Ok? Quindi questo esito del 7 di coppe replica il tema centrale del mese per te, molte possibilità e bisogno di discernere. Questo va bene per me, questo non va bene per me. Il risultato finale con la croce celtica indica che il mese ti lascerà con la capacità di adattarti, di giocolare, non so se si può dire, di adattarti, ma non ancora con una chiusura o una definizione, no? Le indicazioni pratiche sono queste. Allora, prima di buttarti, chiedi prove di coerenza. Non basta una parola qua del mago, cioè osserva i comportamenti ripetuti nel tempo e come la persona gestisce i suoi impegni. Usa la tua alleata 8 di spade come radar, cioè identifica i pensieri che ti limitano e prova a scriverteli anche. Se un pensiero è non posso fare questo, trasformala in io posso. Quando arrivano delle offerte, il 7 di coppe, fai piccoli passi, cioè ci sono delle opzioni, per esempio, prova a uscire in gruppo, prova a fare degli incontri pubblici, a osservare la persona che ti ha invitato. Non accettare impegni grandi senza prove di stabilità, va bene? Con Mercurio e Scorpione ti dico, e con queste carte ti dico parla chiaro, perché Mercurio e Scorpione ti aiuta a scavare con domande dirette, cioè chiedi le intenzioni alle altre persone, chiedi i tempi, chiedi quali sono i valori dell'altra persona, perché? Perché il Papa apprezza chiarezza e ritualità. Poi non decidere nel primo impulso, cioè aspetta la finestra dopo la luna nuova del 21 ottobre per seminare qualcosa di serio. Piuttosto usa la prima metà del mese per testare, no? E raccogliere informazioni, va bene? Vediamo l'energia di questo Papa, ancora l'energia della persona che ti viene incontro, sempre con queste carte. L'energia della persona che ti viene incontro col Papa, 7 di bastoni. 6 di bastoni. Guarda, 3 di bastoni. Può essere una persona che ha delle responsabilità molto importanti e che vuole riprendere in mano la sua vita o l'ha già fatto rispetto delle difficoltà che ha avuto per quanto riguarda le questioni o lavorative o di vita sua personale di responsabilità. Il 3 di bastoni mi parla di una persona che vuole programmare, progettare con calma ma con grande spirito di iniziativa e di apertura. Ok? Questo mi stanno dicendo. E devo dire che è una persona che può arrivare in difesa, non in difesa senza nessuno, ma in protezione, no? Non si butta subito a cuore aperto, ma si protegge, non a caso è un papa. Mette dei confini, mostra carattere forte, non si lascia piegare facilmente. Ripeto, potrebbe avere delle situazioni da chiarire o delle paure di perdere terreno anche, non solo nella sua vita pratica, Però nonostante la prudenza porta di sé un'energia di riconoscimento e vittoria, vuole sentirsi visto, vuole sentirsi apprezzato, forse anche ammirato, E con te questa persona cercherà una controparte che lo faccia sentire valorizzato, come se la connessione gli desse conferma del suo valore. Questa persona non si ferma all'inizio, ma pensa a lungo termine, vuole progettare, costruire. Qua ci sono delle persone in un'azienda che progettano, no? Aprire prospettive. È una persona che vede nell'incontro con te un orizzonte da esplorare insieme. Va bene? Quindi questa persona ti apparirà difensiva ma motivata. Entra proteggendo i propri confini. Poi, bisognosa di riconoscimento, con te cerca conferme, vuole sentirsi visto, desiderato, vincente, ed è proiettata al futuro. Non viene solo per un gioco, ovviamente, no? Porta desiderio di sviluppo, di progettualità. Quindi arriva con cautela, ma nel suo cuore c'è il desiderio di crescere insieme, di trovare in te un'alleanza che lo valorizzi, che apra nuove strade. È una persona che non ama bruciare le tappe.
ma che può trasformare il legame in riconoscimento reciproco e costruzione a lungo termine. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dirà con i miei potenti oracoli lui, lei, questa persona. Tu guardi le stelle, qua è uscita polvere di stelle, tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa è una persona che ti osserva in ogni cosa che fai, anche se non te lo dice, appare riservata, ma ti osserva in tutto, 1000 occhi, è come il cielo che protegge, ti segue anche se non la vedi. Cos'altro? Ora baciami, stupida, una persona che non si perde in chiacchiere, quando vuole fare una cosa la fa. Ora baciami, no? Stupida perché? Perché magari stai pensando delle cose che non sono vere, baciami, dai. Cioè ti faccio vedere che non è vero. Ok? Cos'altro? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Questa persona insieme a te avrà la consapevolezza di sentirsi migliore. Può essere una persona che già conosci o comunque questa persona prende riconoscimento del fatto che grazie allo specchio che tu gli hai fatto ha migliorato se stesso. E in cosa ha migliorato? Lo vediamo dall'energia stessa del Papa, una persona più responsabile, una persona più strutturata, più salda, rispetto magari al prima che poteva essere una persona meno strutturata. Ok? Allora, per chi è single, l'asso di coppie, come detto anche prima, apre la porta a nuovi incontri emozionanti, dato anche dal 7 di coppe. Il Papa e le carte che lo accompagnano sono indicative di questo, quindi attrarrai una persona matura, una persona motivata, che porta della progettualità. Non mancherà però un po' di difesa iniziale, 7 di bastoni. Ma se lo riconosci e lo incoraggi, questa persona, se lo riconosci come persona che vale e lo incoraggi, questa persona si aprirà a un futuro insieme. Ok. Chi ha una persona nel cuore, il mago come sfida mostra che la dinamica è legata alla comunicazione. La dinamica è legata alla chiarezza di intenti, cioè c'è desiderio di connessione, l'asso di coppe, ma anche confusione e illusioni, 7 di coppe. Cioè l'altra persona appare combattiva, vuole farsi riconoscere e mantenere un ruolo forte nella tua vita. E può esserci un riavvicinamento o un momento di confronto sincero per capire se guardate davvero nella stessa direzione oppure no. Ok? Chi è già in coppia, invece, le carte mostrano della possibilità di rinnovare il legame, ci sarà maggiore apertura di cuore, nuovi progetti condivisi e il Papa porta stabilità, crescita spirituale e valore comune. Però serve attenzione a non cadere in vecchie incomprensioni, 8 di spade. Cioè la vostra coppia può ritrovare entusiasmo e riconoscimento reciproco, 6 di bastoni, trasformando le difficoltà in occasioni di maggiore intimità. Ok? Adesso andiamo a vedere qual è l'energia che riassume tutto, dandoti anche il rituale della buona riuscita in questo mese per te, con il drago immaginale. Cosa ci dicono le carte del drago immaginale? Gli araldi della parola e della fama, abbiamo detto qua la comunicazione, il mago. Gli araldi della parola e della fama, forse questa carta c'era uscita solo una volta. Vediamo cosa ci racconta. Gli araldi della parola e della fama, 45. Eccola qua. Allora, sono detti i leggeri araldi della parola e della fama. Chi sono? Sono gli antenati che vegliano sulla comunicazione e sul riconoscimento sociale. Sono spiriti d'aria. Essendo molto leggeri, richiedono leggerezza. Richiedono semplicità, velocità, capacità di cogliere le occasioni, azzardo e talora un pizzico di sana follia. Per restare in contatto con gli avi della fama e consentire loro di svolgere su di te la loro funzione, devi mantenere nel corpo e negli organi una condizione di piacere. Provare piacere, ascoltare il piacere,
fare passeggiate in natura, massaggiarti o prendere un massaggio, gustare cibo buono e sano, indossare vestiti piacevoli al tatto, ascoltare musica piacevole, odorare con consapevolezza delle essenze profumate. L'esperienza del piacere è un fatto di consapevolezza. Per provare piacere non basta passeggiare, non basta mangiare, non basta darsi piacere, bisogna farlo con consapevolezza. Dire so che mi sto massaggiando il corpo, sto provando piacere, so che sto mangiando questo cibo eccezionale, so che questo raggio di sole mi sta scaldando il viso, so che. Devi godere questo mese, questo ti stanno dicendo per avere la fama, il successo. Allora, vediamo il risponso del drago cosa ci dice. Hai necessità di comunicare, hai necessità di farti sentire e di essere riconosciuto. Non a caso noi abbiamo nell'amore l'altra persona che ha bisogno di essere amato e riconosciuto. Tu la proietti nell'altro perché è un tuo bisogno interno. E per fare in modo che ogni relazione sia sana è necessario riconoscere quegli aspetti in ombra che tu proietti. Ok. Quando hanno necessità di essere conosciuti, di favorire la loro reputazione, gli sciamani chiedono agli spiriti di operare per loro. A dire il vero, uno sciamano non opera mai in prima persona, qualunque sia il suo obiettivo. Egli chiede sempre agli spiriti di operare per lui. Per sostenere il lavoro dei tuoi avi, della parola e della fama, devi concentrarti con consapevolezza su un'attività che ti dà piacere. Lo sapete, no? Anche quando facciamo insieme nelle sessioni private, nelle consulenze individuali, i rituali sciamanici, io faccio operare sempre gli spiriti per te e per me. Cioè, io non opero mai in prima persona, operano loro. E questo è bellissimo, perché la realtà è come dire, quando parliamo della legge di attrazione da bar, da supermercato di oggi, no? Quando dice lascia all'universo che faccia il suo corso, sì, sono gli spiriti che devono fare il compito loro. Noi ci dobbiamo solo impegnare sull'offerta rituale che abbiamo fatto allo spirito, ma questo è un'altra cosa, va bene. Quindi, per sostenere il lavoro dei tuoi avi della parola devi concentrarti con consapevolezza su un'attività che ti dà piacere. Ok, adesso ti do il rituale della buona riuscita. Mentre svolgi con consapevolezza un'attività piacevole, che ne so, disegnare, mangiare, camminare nel bosco, leggere i tarocchi, cantare, dipingere, ok, quindi mentre svolgi con consapevolezza un'attività piacevole, rivolgiti ai leggeri araldi della parola e della fama, ripetendo la seguente formula psichica della creazione immaginale. Devi dire questo. Concentratevi in me ed espandetevi in ogni luogo. Ora, tun, ora, tun, ora, tun. Solo questo devi dire. I leggeri araldi della parola e della fama risiedono nel quinto chakra, gola, che si trova al centro della gola e corrisponde al plesso faringeo. Esso è associato al mantra Ham e al colore acquamarina. In questo chakra la Kundalini, che sale dal basso, viene utilizzata per esprimere parole, comunicazione, assertività. Il quinto chakra è anche considerato essere la porta blu attraverso la quale si muove la coscienza ogni sera per transitare dallo stato di veglia al sonno, dal sonno alla veglia ogni mattina. Carica le vibrazioni del suono Ham, una tazza d'acqua o di infuso, e bevila quando senti il bisogno di nutrire i tuoi leggeri araldi della parola e della fama. Quindi, quando bevete un tè o un infuso, nel frattempo, oltre a quello che vi ho detto, caricate la tazza d'acqua o di tisana col mantra Ham, 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 H-A-M, Ham, 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 e quando la bevete state nutrendo, con la consapevolezza che state nutrendo i tuoi leggeri araldi della parola e della fama. Ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, è bellissimo, godete, mi raccomando, praticate. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!